C'è stato un periodo nella storia, più precisamente tra il 2008 e il 2016, in cui la Giamaica era sinonimo di velocità. La sensazione che si ha adesso nelle piste di atletica è che sia finito quel periodo idilliaco in cui c'era il binomio Giamaica uguale campioni nella velocità. Ma è davvero così? Oggi lo andiamo a scoprire insieme. Partiamo da una semplice premessa: la Giamaica non è mai stata una nazione scarsa in atletica. Da quando esistono i campionati mondiali di atletica, cioè da Helsinki nel 1983, la Giamaica non ha mai vinto meno di 3 medaglie, cosa che non può dire di aver fatto l'Italia nonostante i suoi 60 milioni di abitanti contro i soltanto 3 della Giamaica. Per quanto riguarda la massima competizione di atletica, ovvero le Olimpiadi, per trovare un'edizione in cui la Giamaica non ha vinto neanche una medaglia nell'atletica, dobbiamo tornare a Tokyo nel 1964, mentre per l'Italia basta tornare all'ultima edizione, cioè a Rio del 2016. Però la Giamaica non è sempre stata una potenza per quanto riguarda l'atletica. Nel medagliere è sempre stata più o meno a metà classifica oppure nella parte più bassa della classifica. E solitamente le medaglie arrivano dalle staffette, non arrivano dalle competizioni individuali. Però comunque il fatto che arrivino dalle staffette significa che il livello medio dei suoi velocisti è comunque molto buono, senza però avere degli exploit incredibili. Le cose però cominciano a cambiare nel 2005, quando Asafa Powell infrange il record del mondo nei 100 metri con 9 secondi e 77 centesimi, strappando dopo 6 anni a Maurice Green il record del mondo. Però in quel periodo Powell era un po' una mosca bianca, era l'unico capace di dominare incontrastato. Infatti nei 200 metri il record giamaicano era fermo al 1971, mentre nei 400 il record giamaicano era un po' più recente ma comunque abbastanza vecchio perché risaliva al 1997. A livello femminile l'unica un po' forte nel 2005 era Veronica Campbell Brown con 10 secondi e 85 centesimi. Però nel giro di poco cambia tutto, perché l'avvento di Usain Bolt sembra dare nuova linfa vitale alla velocità giamaicana. E infatti in 10 anni cambia tutto. In questi 10 anni, dal 2005 al 2015, le liste mondiali di sempre della velocità vengono stravolte con un dominio della Giamaica. Nei 100 metri femminili il quarto, il settimo e l'ottavo miglior tempo di sempre appartengono alle giamaicane e l'hanno realizzato tra il 2006 e il 2015, ma è tra gli uomini che avviene il cambiamento maggiore. Nei 100 metri maschili il primo, il secondo, il quarto, il sesto e l'ottavo posto di sempre appartengono ai giamaicani. Nei 200 metri i primi 2 posti sono di Bolt e Blake, fatti sempre tra il 2006 e il 2015. Mentre anche nei 400 riescono a piazzare un buon 12° posto di sempre con un 43,93. Pure i record mondiali uomini delle staffette 4x100 e 4x200 metri portano le firme della nazionale giamaicana. In questo periodo sono praticamente tutti concordi a giurare eterna gloria alla velocità giamaicana. Oltre ai risultati strabilianti di Bolt, Blake, Powell, arrivano sempre dei risultati stratosferici da parte dei giovani velocisti giamaicani. Sembra che ci sia sempre e costantemente una caccia al nuovo Bolt. Poi purtroppo nel 2017 qualcosa è cambiato, sembra che si sia rotto questo meccanismo capace di produrre velocisti in continuazione. Proprio Usain Bolt si ritira dalle competizioni e si ritira da sconfitto nei 100 metri e da infortunato nella 4x100 metri ai mondiali di Londra. Infatti l'unica medaglia d'oro conquistata ai mondiali di atletica del 2017 non arriva dalla velocità pura, bensì dai 110 ostacoli grazie a Omar McLeod. Dal 2018 infatti la Giamaica non è più riuscita a produrre dei campioni indiscussi nella velocità. Tant'è che dal 2018 fino a oggi, cioè marzo 2021, il miglior risultato di un giamaicano nei 100 metri è stato il 9,94 di Yohan Blake, che tuttavia attualmente pare l'ombra di se stesso. E qui trovate il video in cui parlo di Yohan Blake. Se invece il nostro focus lo spostiamo nelle distanze leggermente più lunghe, cioè 200 e 400 metri, l'unico che merita una menzione è Hakeem Bloomfield, capace di fare 19,81 nei 200 e 43,94 nei 400 metri nel 2018. Ma se non l'avete mai sentito nominare non dovete preoccuparvi e non vi deve stupire questa cosa. Questo perché Hakeem Bloomfield è uno di quegli atleti capaci di fare risultati strabilianti nell'arco di una stagione
però poi non riesce più a tornare ai suoi livelli, non riesce più a migliorarsi, ma neanche lontanamente avvicinarsi. Per dimostrarvelo vi dico che nel 2020 ha fatto come miglior risultato nei 200 metri un 20,80 e nei 400 metri un 45,07, lontano anni luce rispetto ai suoi personali. La situazione invece è leggermente migliore se guardiamo le donne. Infatti le donne sono sempre state un po' più costanti negli uomini per quanto riguarda il rendimento nelle gare. Però a reggere la baracca dello sprint giamaicano sono ancora due atlete della vecchia guardia, ovvero Shelly-Ann Fraser-Pryce e Elaine Thompson, le prime al mondo degli ultimi 3 anni, ma quest'anno compiono comunque 35 e 31 anni, quindi cominciano a essere sul viale del tramonto della velocità. Per quanto riguarda invece il giro di pista, l'unica capace di dire la sua è Shericka Jackson. Ma se guardiamo invece le vittorie realizzate dalla Giamaica nella velocità pura e basta, rispetto al passato il confronto è impietoso. Ai mondiali di Mosca del 2013 la Giamaica ha conquistato nei 100 e 200 metri, considerando sia uomini che donne, 4 medaglie d'oro, una d'argento e una di bronzo. Nel 2015 ai mondiali di Pechino sono arrivate 3 medaglie d'oro, una d'argento e una di bronzo, mentre negli ultimissimi campionati mondiali che sono stati disputati, cioè quelli dei mondiali di Doha del 2019, è arrivata una sola medaglia dalla velocità pura. E sto parlando dell'oro conquistato nei 100 metri da Shelly-Ann Fraser-Pryce, quindi ancora un atleta della vecchia generazione. Comunque la Giamaica ai mondiali di Doha del 2019 è arrivata terza nel medagliere, conquistando 12 medaglie. Di queste 12 medaglie, 4 arrivano dalle staffette e una, come abbiamo già detto, dai 100 metri femminili. Ma questo significa che ci sono altre 7 medaglie che arrivano da altre specialità. Un oro dal lungo uomini, un argento dal disco uomini, 2 argenti dal triplo e dal peso donne, 3 bronzi invece che arrivano dai 400 metri, nei 100 ostacoli e nei 400 ostacoli donne. Tutti questi atleti capaci di conquistare una medaglia sono nati dal 1992 in poi. Questo significa che durante i primati mondiali di Powell e di Bolt, questi atleti avevano tra i 13 e i 16 anni al massimo. Sono convinto che avere 2 primatisti mondiali in Giamaica abbia dato vigore e nuova linfa a tutta l'atletica giamaicana. Secondo me tra il 2005 e il 2010 molti ragazzi e ragazze hanno iniziato a praticare atletica per poter imitare le gesta di Powell e di Bolt. Poi questi ragazzi con il passare del tempo si sono scoperti molto capaci, molto talentuosi in altre specialità che non siano la velocità pura e quindi abbiano iniziato a praticarle. A tale dimostrazione dal 2015 in poi ci sono stati nuovi record nazionali giamaicani in molte specialità. Per quanto riguarda i record nazionali maschili abbiamo i 5.000 e i 10.000 metri, i 110 ostacoli, il salto in lungo e tutti e 4 i lanci. A livello femminile invece abbiamo gli 800, i 5000, entrambe le gare di ostacoli, i 3000 metri siepi e tutti i lanci, eccezion fatta per il giavellotto. Sembra infatti che la Giamaica cominci a discostarsi dal binomio Giamaica uguale velocità e cominci a praticare un'atletica a tutto tondo, anche se alcune gare non vengono ancora minimamente considerate, come per esempio le corse di lunga distanza come la mezza maratona e la maratona, oppure la marcia. Idem per quanto riguarda le prove multiple. Però magari i campionati mondiali di Doha sono stati soltanto una parentesi sul futuro. Magari in futuro vedremo sempre più giamaicani capaci di salire sul tetto del mondo in specialità che sono ben diverse dalla velocità. Abbiamo ora visto che la velocità giamaicana è un po' allo sbando, senza nessun nuovo campione e i migliori risultati arrivano tutti dalla vecchia guardia. Ora però sorge spontanea una domanda: in futuro avremo qualche nuovo talento capace di dominare la scena mondiale nella velocità? Tra gli uomini qualche atleta promettente e da tenere d'occhio per i prossimi anni in effetti c'è. Uno di questi è Romario Williams, che è un classe 2001 che nel 2020 è riuscito a fare un 10.39 e un 21.07. In effetti sono tempi che non sono molto eccelsi, però entrambi i tempi sono stati realizzati con un vento molto negativo. Addirittura il 200 metri è stato fatto con un meno 2,9 metri al secondo. Se Romario Williams sarà un futuro campione lo scopriremo probabilmente già nel 2021, perché dovrà dimostrare di essere capace di scendere sotto i 20 secondi se vorrà dire la sua in ambito internazionale. Un altro giovane promettente è Rijai Dafos,
Classe 2005 capace di siglare quest'anno, quindi a inizio 2021, a inizio stagione, un 22,55 con meno 2,8 metri al secondo, quindi potrebbe già stupirci da quest'anno. In realtà, per quanto riguarda la Giamaica, sono le donne a dare le maggiori speranze per il futuro della velocità. Grandi attese ci sono per la classe 2002 Brianna Williams, soprattutto dopo che nel 2019 ha realizzato un 11,02. Nel 2020 non ha realizzato grandi risultati, quindi sembra essersi un po' persa. Però vedremo già nel 2021 se sarà l'anno della sua consacrazione nell'elite mondiale oppure se sarà l'ennesimo nome da mettere nella lista dei talenti non esplosi. Poi sono anche molto curioso di scoprire cosa combineranno le due gemelline Tia e Tina Clayton, nate nel 2004 e potrebbero farci molto divertire nei prossimi anni, visto che nella velocità a soli 16 anni sono riusciti a realizzare un 11,27 e un 11,29. Quest'anno hanno già iniziato le gare outdoor, però con risultati non super, dato che hanno fatto un 11,64 e un 11,85. Però c'era un vento di meno 3,2 metri al secondo, quindi di certo questo non è il loro miglior risultato che faranno in stagione. Spero di non averla gufata, spero davvero. E ci sono ancora altre due atlete giamaicane che io non vedo l'ora di scoprire cosa combineranno nel corso del 2021. Una di queste è Kiara Grant, classe 2000, capace di correre a 19 anni 11,04 e 23,17. Nel 2020, dopo la pandemia, non ha più gareggiato, ma nel 2021 ha già sparato un 7 secondi e 11 centesimi nei 60 metri indoor. Vedremo quindi cosa combinerà nell'esordio outdoor. L'altra atleta che non vedo l'ora di vedere in pista è Kemba Nelson, anche lei del 2000 e che a metà marzo del 2021 ha fatto una 7,05 nei 60 metri indoor, quindi anche lei probabilmente capace di ciclare un 11 secondi netti nei 100 metri. Quindi per quanto riguarda lo sprint giamaicano non sembrano esserci grandi prospettive di crescita, mentre per quanto riguarda le donne potremmo assistere a un grosso cambio generazionale nei prossimi anni, forse addirittura già dal 2021. Spero di avervi fornito una panoramica generale sullo sprint giamaicano passato e presente e magari con un piccolo tocco di futuro. Per riassumere il tutto possiamo dire che a meno di grandi sorprese lo sprint maschile non tornerà un dominatore incontrastato perlomeno almeno nei prossimi 10 anni, mentre per quanto riguarda le donne sembra che ci sia più possibilità di sfornare grandi campioni nel breve periodo. Però a bilanciare il tutto potrebbero emergere nuovi talenti in altre specialità che non sono la velocità pura, capaci di portare nuove medaglie all'atletica giamaicana. Con questo abbiamo concluso e vi ricordo che questi erano in gran parte dei miei pareri personali supportati da alcuni dati. Quindi potreste anche non essere d'accordo con me, potreste dire che ormai lo sprint giamaicano non ha speranza nel futuro, oppure potreste dire che lo sprint giamaicano secondo voi dominerà ancora per 120 anni, e quindi vi invito anche a farmi sapere la vostra opinione sotto nello spazio dei commenti. E se vi è piaciuto questo video vi invito a iscrivervi al canale e mettere un mi piace al video stesso. E vi ricordo anche che esiste la pagina Instagram di Parliamo di Atletica, dove troverete contenuti esclusivi, e il canale Telegram dove rimanere sempre aggiornati sulla pubblicazione dei nuovi video. E con questo non ho altro da dirvi, quindi vi auguro buon divertimento agli allenamenti e alle gare e ciao a tutti!